Benvenuti a questo unboxing particolarissimo perché prima di tutto per me è un punto di svolta di quello della mia gestione degli smartphone. Adesso io avevo ho un iPhone 11 Pro con la quale sto registrando il video, quindi non posso farvelo vedere. Comunque è un iPhone 11 Pro comprato a novembre 2019, diciamo un mesetto dopo la disponibilità, 256 giga, tutto bene, tutto a posto. L'anno dopo i prezzi sono scoppiati. Io avevo comunque sia un track, diciamo, di acquisto del 3GS, del 6S, quindi diciamo ogni 4 anni più o meno lo cambiavo. Facendo questi 4-5 anni, facendo queste differenze, diciamo, queste sommatorie, avrei dovuto cambiarlo forse già anche al 15, cosa che ho dovuto aspettare. Ho detto no, il 15 costava una marea, ho detto rifacciamo, aspettiamo l'anno prossimo, magari il 16. Il 16, anche lì, comunque, con tutto quello che si è detto e tutto il resto, ho detto non c'è niente di meglio del 15, non c'è tanta roba in più del 15, le camere sulle stesse, diciamo che diciamo 90%, a parte ovviamente la CPU, le solite migliorie, lo schermettino, però non giustificava. Comunque sia i 1400 euro, diciamo, sempre per un iPhone 16 Pro, perché rimaniamo sul Pro, rimaniamo sul 256 giga, che è il minimo sindacale, perché se prendi il 128 dopo tra il sistema operativo e 4 foto è già pieno, il backup, 4 cose è già pieno, quindi non esiste. Minimo 256 giga e già siamo stretti. Devo comunque sia cancellare ogni tanto, fare una sessione di cancellazione di foto e roba che si accumula. Ho detto, cosa facciamo? Andiamo, aspettiamo il 17? Beh, è venuta comunque sia qualche giorno fa voglia di vedere cosa succede nel ricondizionato. Quindi ho iniziato a cercare in giro i vari siti di ricondizionati. Sono finito su backmarket.it, cioè in tutti i paesi comunque. Non mi sponsorizza Backmarket, non c'entra un cazzo, me lo sono portato con i miei soldi, niente. E ho detto, bella, cioè aveva comunque sia un determinato sconto, condizioni ottime e tutto il resto. Ho detto, c'è l'intelligenza artificiale, facciamogli chiedere pure l'intelligenza artificiale, cosa c'è di meglio, qual è. Adesso che vi metterò ovviamente vi metterò le risposte di ChatGPT, Cloud, eccetera. Se è meglio comprare un iPhone 16 Pro 256 GB attualmente pure in sconto su Amazon a 1200 circa, invece di 1400, c'è un 10% di sconto, oppure a 850 euro un iPhone 15 Pro 256 GB e vedere cosa mi rispondevano pure gli LLM. Mi hanno detto, con questi prezzi vai sul 15 Pro. A sto punto non compro il 16, mi compro il 15 Pro. Cosa è successo? Vado su Back Market, vado anche su altri siti. Comunque così a feeling, a tatto, eccetera, mi sembrava più carino Back Market. Le opzioni di acquisto erano carine. C'erano varie opzioni, tra le quali anche molto scontato il fatto di trovare iPhone ottimi a un prezzo decente, perché poi puoi chiedere se sono in condizioni buone, il vetro com'è, la batteria, eccetera. Mi sono portato a casa un 850 euro, un iPhone 15 Pro Titanio blu, 256 GB, che adesso andremo a spacchettare subito. Altra cosa, ordine fatto pochi giorni fa e spedito letteralmente dall'Inghilterra in 3 giorni. Quindi dal momento che ho fatto l'ordine sono passati 3 giorni, quindi l'altro ieri e oggi il telefono è arrivato, spedizione DHL Express, ed è arrivato qua direttamente. Allora, vediamo come si presenta la scatola e poi vediamo come si presenta pure l'iPhone. La scatola è sigillata. Io ho visto anche su dei siti internet che c'era proprio anche delle specie di sigilli di video YouTube, che c'è pure dei sigilli di garanzia, cosa che forse non è questa. Vediamo un po'. Ah, si apre così. Stavo già facendo la cosa sbagliata. Tutto sto pippone appunto per dirvi perché ho preso l'iPhone 15 Pro ricondizionato, che per me comunque sia io ho sempre preso l'ultimo
modello, il 3GS quando è uscito un mese dopo, il 6S quando è uscito un mese dopo, l'11 Pro quando è uscito un mese dopo, a sto giro era già il secondo anno che saltavo, secondo la mia logica, l'acquisto. Eccolo qua come arriva l'iPhone. Back market, questo è, diciamo cosa c'è, ricevuta di consegna. Ciao Carlo, grazie. Anche in inglese, va bene, chi se ne frega. E questo è l'iPhone. Vediamo come arriva. L'ho chiesto con batteria originale, ok? Condizioni ottime anche dello schermo, altro niente. Ripeto, quanto l'ho comprato, ho speso, con 7 euro di servizio, 863,99 euro, spedizione compresa. Grado email ottimo, altro basta, non vedo altro da dire. Quindi è arrivato col cavettino suo, che se non sbaglio era originale, o comunque sia mi sembra un cavettino USB-C anche in condizioni buonissime. E questo è l'iPhone, vediamo come si presenta. Condizioni ottime, dicevano che comunque non doveva esserci praticamente, se non quasi, nessun danno. Allora, incredibile, è arrivata con la cover. Cavolo, io l'ho pure comprata la cover. Io non voglio la cover. Carina anche la cover, un po' siliconosa, morbida, mi piace. E io l'ho presa praticamente simile, incredibile, non lo sapevo fosse arrivata con la cover, grazie mille. E allora, adesso vediamo com'è questo iPhone 15 Pro 256 GB. Allora, facciamo una prova alla luce. Io direi che lo schermo non ha segni. Sono già riuscito a metterci io 2 ditate, ma lo schermo non ha segni. Lo schermo è super preciso. Io adesso non so se riesco a farvelo vedere. Comunque lo schermo veramente non ha alcun segno, ok? Lo si vede che non ha alcun segno. La scocca, quella potrebbe essere. Vediamo un po' la scocca com'è. Allora, ha qualche segnettino leggero di utilizzo. Adesso vediamo se riesco a farvela vedere. Ci sono dei piccoli segni blu, dei piccoli segni, vedete un po', ovviamente il contorno della presa USB è un po' consumato, perché comunque si vede che è consumato. E poi mi sembra di aver visto qua, ovviamente, diciamo, dove si mettono più volte le dita, ok? Non so se riesco a farvelo vedere, comunque vediamo se prende. Vedete qua ci sono dei segnettini, ecco, si vedono, vedo che si è messo là, vedete che ci sono dei segnettini, vedete un po' sopra qua, ho trovato il modo di... Comunque questo è l'iPhone 15 Pro. Le camere, io le camere sinceramente le vedo perfette. Le camere sinceramente le vedo perfette, vediamo un po'. Non vedo assolutamente segni delle camere. Si vede così, camere praticamente nuove. Ma in più mi è arrivata addirittura la cover, che recita 14 Pro, ma in verità va bene anche per il 15. Vabbè, meglio così, già partiamo con una cover. Giusto per non distruggerlo subito. E niente, questo è l'unboxing, quindi direi che per 850 euro un iPhone 15, test finale, dovevamo accenderlo. Vediamo cosa succede, magari lo schermo, ma non penso, perché gli schermi dell'iPhone mai visto uno, e nel caso ve lo cambiano, quindi dubito forte che ci sia qualche problema sull'iPhone, sullo schermo dell'iPhone. Eccolo qua che è partito. Ok, ciao in tutte le lingue. Ovviamente adesso è difficile dirlo, ma secondo me non c'è praticamente niente. La batteria arriva che è quasi piena.
Non ho la più pallida idea se ci sono già gli ultimi aggiornamenti, non penso. Allora c'è email, serial number che non posso farvelo vedere. Modello A3102, direi che c'è tutto. E da qui possiamo partire con la configurazione, cosa che adesso non vorrei fare perché ci mette un po', anche perché devo fare la sincronizzazione con questo e quindi la farò magari non subito ma nei prossimi giorni. Mi devo mettere qui. Comunque niente, questo è arrivato ragazzi, direi che per 850 euro sono a posto dei prossimi 5 anni, perché poi adesso l'iPhone 11 pare che iOS 19 non sarà più disponibile per gli XS, quindi io ho l'idea che iOS 20 non sarà più disponibile per l'iPhone 11, quindi probabilmente siamo tra l'ultimo anno o gli ultimi 2 anni di supporto dell'iPhone 11 stesso. Quindi con questo mi sono spostato in là di 5 anni. Questo già supporta Apple Intelligence, cosa che per ora non ho configurato manco sul Mac da nessuna parte, sull'iPad potrebbe anche supportarlo, non ce l'ho. Direi che è andato tutto bene. Qui già il primo modello col tastino, non più con la levetta, cosa che io ero abituato con la levetta perché sull'iPhone 10 c'è la levetta. Direi che come esperienza d'acquisto tutto a posto. Sarò stato fortunato io? Non penso, o magari comunque sia, come sappiamo tutti, le recensioni negative sono maggiori di quelle positive, ma non per numero, perché comunque uno tende a fare la recensione negativa e non quella positiva. Io farò una recensione positiva e niente, grazie a tutti e alla prossima, ciao!